Bene ragazzi, ben ritrovati. Concludiamo la nostra lunga serie di lezioni sull'argomento degli stati-nazione e in generale sulla storia del mondo tra il 1850 circa e il 1914 con il Giappone. Abbiamo già detto nelle lezioni precedenti che alla fine dell'Ottocento emergono come grandi potenze economiche, industriali, militari, due paesi che in precedenza non avevano mai contato niente e che invece si inseriscono in maniera dominante nelle dinamiche internazionali, a partire da un retroterra agricolo scarsamente sviluppato, si trasformano in pochissimo tempo in grandi potenze. Da una parte gli Stati Uniti d'America, che abbiamo già trattato, dall'altra il Giappone, quindi paesi, stati-nazione, paesi industriali, paesi coloniali, non sono più solo i paesi europei. Ci sono anche gli Stati Uniti, ma non è più neanche soltanto l'Occidente. Il Giappone si costituisce come una potenza del tutto simile alle potenze occidentali. In Giappone, come abbiamo visto in passato, negli argomenti di storia passata, fino a metà dell'Ottocento c'era stata una totale chiusura. Per 2 secoli il Giappone, che non voleva essere contaminato dalle culture occidentali, dei navigatori, degli esploratori che erano arrivati fin lì, il Giappone nel corso del Seicento si era chiuso ermeticamente al mondo, nessuna nave poteva più sbarcare in Giappone. Il Giappone, da metà del Seicento a metà dell'Ottocento, ha una storia completamente isolata dal resto del mondo. In questo periodo, a metà del Seicento, a metà dell'Ottocento, ne abbiamo già parlato in passato, c'è il regime dei Tokugawa. Tokugawa. Spero di riuscire a scrivere senza errori. Questi nomi giapponesi non sempre facili. I Tokugawa erano una famiglia di signori della guerra, cioè di shogun. Cioè, in Giappone c'era il regime degli shogun, cosiddetto anche shogunato. Questi shogun, in realtà shogun inizialmente era un titolo, un importante titolo concesso dall'imperatore. Però in realtà lo shogun era, cos'era lo shogun? Lo shogun diventò colui che mise da parte l'imperatore, il mikado, l'imperatore era il mikado. Per 2 secoli lo shogun prese il potere, quindi inizialmente era un titolo onorifico, poi shogun iniziò a significare uomo forte, signore della guerra, colui che comandava il Giappone. Gli shogun appartenevano appunto tutti alla famiglia dei Tokugawa. Lo shogun aveva messo da parte l'imperatore, quindi per 2 secoli il potere dell'imperatore cessò di esistere, governava appunto lo shogun. Il Giappone fino all'età dell'Ottocento resta un paese agricolo, un paese feudale, un paese agricolo, un paese feudale però che fa accumulare enormi ricchezze all'interno di poche famiglie feudali, di grandi proprietari terrieri. Al di sotto dello shogun abbiamo appunto i feudatari, tra cui alcuni grandissimi, importantissimi, i cosiddetti daimyo. C'era proprio una struttura feudale. All'interno, i proprietari terrieri, i feudatari, daimyo, dominavano su una classe molto più numerosa perché era sottomessa ai daimyo, quella dei samurai. I samurai erano dei guerrieri che utilizzavano delle spade tradizionali, però in questi 2 secoli in realtà i samurai diventarono anche dei funzionari, dei burocrati dello Stato. Diciamo che questa era la situazione del Giappone
fino a metà dell'Ottocento, si era chiuso al mondo, aveva questo tipo di governo. Nel 1868 abbiamo la rivoluzione e il rivolgimento, il cosiddetta rivoluzione Meiji, non so, la rivoluzione Meiji. Che cosa significa? La rivoluzione Meiji mette da parte lo shogun viene eliminato, quindi la famiglia dei Tokugawa cede il potere e viene restituito il potere all'imperatore. Di fatto l'imperatore dell'epoca Meiji è soltanto uno che ha un nome difficilissimo, lo lasciamo perdere. Quindi viene restaurato il potere dell'imperatore, finisce lo shogunato. Perché questo avviene? Attenzione, che sono gli stessi daimyo, sono gli stessi grandi feudatari e proprietari terrieri che fanno questa rivoluzione, perché si accorgono, attenzione, della situazione intorno al Giappone, si accorgono, vi ricordate che la Cina o altri paesi asiatici stanno cedendo alle potenze europee e agli Stati Uniti. I daimyo, i massimi proprietari terrieri, aristocratici giapponesi, latifutisti giapponesi, non vogliono fare la stessa fine della Cina. Si rendono conto che il Giappone è un paese arretrato, feudale e contadino, come la Cina, la Cina che è stata occupata e divisa in zone di influenza dai paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti. Allora, questi dignitari, questi daimyo non vogliono, questi proprietari terrieri non vogliono fare la stessa fine della Cina e allora decidono di compiere questa rivoluzione per modernizzare il Giappone, far diventare il Giappone uno stato di tipo occidentale, del tutto simile, del tutto analogo alle potenze occidentali, industrializzarlo a forza, velocissimamente, creare anche un forte esercito con delle armi simili a quelle dei paesi occidentali per potersi quindi difendere. Il Giappone fa questo quindi per non fare la fine della Cina, per non diventare un'altra colonia, un paese colonizzato e spartito dalle potenze occidentali. Al contrario, il Giappone vuole imitare le potenze occidentali, diventare come loro, sfuggire al destino di paese colonizzato e diventare anzi, come vedremo, un paese colonizzatore. Viene restaurata dalla rivoluzione Meiji il potere dell'imperatore e il Giappone diventa un paese autoritario, tuttavia con delle costituzioni che istituiscono un Parlamento di tipo occidentale, d'accordo? Che cosa succede? Succede che in realtà ci sono anche due costituzioni, nel 1868 e nel 1889. Attenzione, queste due costituzioni, in particolare quella del 1889, sono enormemente simili alla Costituzione tedesca, alla Costituzione del Secondo Reich, del Reich Guglielmino. Infatti la Germania sarà in questi decenni sempre il polo di riferimento, il punto di riferimento del Giappone. Nella Costituzione del 1889 ci sono delle parti interamente copiate dalla Costituzione tedesca, parola per parola. La Germania, tra tutte le potenze occidentali, è il modello a cui si rifà il Giappone, che il Giappone imita, d'accordo? E quindi la Costituzione, simile a quella tedesca di cui abbiamo parlato, dà un enorme potere all'imperatore, come in Germania accadeva all'imperatore, al Kaiser tedesco, che sceglie direttamente il suo primo ministro e i ministri, mentre il Parlamento sì, viene eletto, ma ha un potere molto molto scarso, appunto come succedeva in Germania. Quindi il Giappone si costituisce come uno stato
autoritario e come uno Stato nazionalistico che in qualche modo imita appunto il nazionalismo degli Stati-nazione dell'Occidente anche da un punto di vista ideologico. Viene creata dal nulla una religione nazionale che esalta il patriottismo e fa venerare l'imperatore, e vengono create, anche si diffondono tutta una serie di teorie nazionalistiche anche a sfondo razziale che esaltano il Giappone come un popolo, una razza superiore rispetto agli altri popoli dell'Asia, destinato a dominare, o, dal punto di vista dei giapponesi, a civilizzare tutta l'Asia, occupandola e dominandola militarmente. Quindi un nazionalismo simile a quello occidente, ma anche un forte espansionismo e militarismo da parte del nuovo Giappone. Viene inventata di sana pianta una religione che viene chiamata Shintoismo. Molti pensano che lo Shintoismo sia una religione giapponese tradizionale, antichissima, cosa del genere. Lo shintoismo è stato inventato di sana pianta alla fine dell'Ottocento, assolutamente non esisteva, e vengono messe insieme alcune credenze di vario tipo, di varia provenienza, credenze anche difficili da interpretare. Viene inventata questa religione, il shintoismo, che è una religione veramente difficile da capire. In generale il Giappone è difficile, è veramente difficile da capire dal punto di vista dell'occhio, della mentalità occidentale. Mi fanno un po' sorridere quelle persone, quei ragazzi che pensano di capire qualcosa del Giappone attraverso i manga, attraverso certe manifestazioni collaterali ai manga, oppure perché fanno un corso base di giapponese, leggono i manga, pensano di capire qualche cosa del Giappone. Il Giappone è difficile da capire rispetto alla Cina. Per esempio la Cina è molto più facile da capire per un occidentale, il Giappone è davvero ermetico, criptico, difficile da comprendere. La stessa religione nazionale, creata appunto per motivi nazionalistici, per indottrinare, per rinsaldare il popolo giapponese dietro il proprio imperatore, dietro il proprio governo, dietro il proprio esercito, in questa ideologia nazionalistica, è una religione scarsamente comprensibile, parla di una sorta di divinità panteistica nascosta, che si manifesta nella natura. La vera religione giapponese, quella tradizionale, è il buddismo zen giapponese, ma ovviamente allo Stato-nazione Giappone, al nazionalismo giapponese della rivoluzione Meiji, il buddismo zen non piace, perché il buddismo, lo sapete, il buddismo zen viene dalla Cina, è stato importato dal Giappone e dalla Cina. Il buddismo poi originariamente, lo sapete, la Cina l'aveva importato dall'India, visto che Siddhartha Gautama, il Buddha, era appunto indiano. Quindi viene messa da parte quella che è tuttora la vera religione giapponese. Il buddismo zen è inventata una di sana pianta, perché è una religione nazionalistica, lo shintoismo, con dei templi dove la gente viene costretta ad andare, viene indottrinata al nazionalismo giapponese. Lo shintoismo ha al suo interno dei principi appunto inventati lì per lì, di obbedienza al sovrano, di obbedienza al capo, comunque di obbedienza, d'accordo? Obbedienza, coesione nazionale, esaltazione del capo, del paese, della nazione, identificato con l'imperatore che viene visto come un dio, l'imperatore che viene elevato a figura divina, l'imperatore giapponese visto come un dio. Anche qui molti pensano che l'imperatore giapponese che è considerato un dio sia qualcosa di antico, di tradizionale nella storia giapponese, mentre è una cosa, l'imperatore, la figura divina dell'imperatore, inventata nel 1868, che prima assolutamente non esisteva e non era mai esistita. Allora, il nuovo Giappone della rivoluzione Meiji, in cui appunto questi signori feudali, non più di 15 famiglie,
grandi proprietari terrieri latifondisti che avevano accumulato moltissimo denaro, moltissimi capitali con l'agricoltura, si trasformano appunto da signori feudali in grandi capi industriali di industrie modernissime. Famiglie come Mitsubishi, spero di scriverlo bene, oppure Honda. Vedete, sono nomi che esistono ancora adesso come nomi delle industrie giapponesi. Il Giappone viene industrializzato, diventa un paese enormemente industrializzato, potentissimo dal punto di vista economico, come i paesi occidentali, in pochissimi anni, dal nulla, con un processo di industrializzazione forzata portato avanti dallo Stato, che gli storici ancora adesso hanno difficoltà a interpretare. Com'è possibile che il Giappone si sia trasformato in pochissimo tempo da paese arretrato contadino feudale in una potenza industriale? Dal nulla vengono create le università, i centri di ricerca, i laboratori. Pensate che laboratori, centri di ricerca, industrie, eccetera, vengono costruiti prima che vengano costruite le strade. A volte non c'erano neanche le strade o le automobili, d'accordo? Il Giappone fa delle realizzazioni industriali straordinarie, però per moltissimo tempo non può utilizzare nessun mezzo su gomma perché ha difficoltà a procurarsi la gomma, gli pneumatici. Quindi abbiamo un'industrializzazione immediata, fortissima, totalmente squilibrata, che avviene in maniera molto strana, a marce forzate. C'è un bel film del maestro di anime giapponese, il maestro Miyazaki, mi sembra che il film si chiami Quando fischia il vento, no? Qualcosa del genere, che parla proprio di alcuni personaggi, parla proprio di un ingegnere aeronautico che, comandato dall'esercito, realizza i grandi aerei giapponesi dopo la rivoluzione Meiji, e si vede proprio questo processo di industrializzazione, di militarizzazione del Giappone. In questo film il maestro Miyazaki formula anche delle critiche politiche abbastanza evidenti a questo nazionalismo giapponese. Che succede in questo film? Che il protagonista, questo ingegnere aeronautico che progetta, realizza gli aerei, e altri si lamentano perché le parti degli aerei che devono essere assemblate, devono essere portate da un capannone all'altro, vengono trasportate da carri trainati da buoi. Cioè ci sono industrie di aerei modernissime, ma non ci sono ancora le strade, non ci sono ancora i mezzi per trasportarle, perché per trasportarle ci sono ancora i buoi con i carri, per dire. Vengono costruite prima le industrie, poi le strade, poi le automobili, gli autobus, i camion, i mezzi di trasporto arriveranno dopo. Quindi questo per dire con quale fretta incredibile avviene l'industrializzazione giapponese, d'accordo? Lo sviluppo economico è immediato e potentissimo. Il Giappone assolda, pagandoli moltissimo, migliaia e migliaia di tecnici stranieri che vengono in Giappone, istruiscono i giapponesi e impiantano dal nulla strutture industriali eccezionali, modernissime. Pensate che il Giappone non aveva neanche i libri, non aveva nessun libro di scienza, di tecnologia, di nessun tipo, devono essere tradotti in pochissimi anni migliaia, migliaia e migliaia di libri dall'Occidente, dalle lingue occidentali, perché non c'era niente di scritto in giapponese, devono fare tutto proprio dall'inizio. Succede anche, attenzione, che moltissimi studenti giapponesi vengano inviati in Europa per imparare, in particolare dove? In Germania. Guardano, imparano, studiano e poi riportano in patria la loro tecnologia, spesso imitando, fanno anche dei disegni, si vede proprio nel film di Miyazaki, una genia, fanno dei disegni e poi riproducono le stesse, non lo so, aerei o le stesse macchine che loro hanno visto, copiandole, tant'è vero che i giapponesi furono accusati appunto di copiare, di rubare, di violare i brevetti delle macchine occidentali. Andavano lì, si impratichivano, disegnavano e poi riproducevano le stesse macchine. Insomma,
Viene istituita in pochi anni un'istruzione che non esisteva, un'istruzione tecnica e professionale, scuole, laboratori, università, prima non c'erano neanche i libri, no, dove studiare queste cose, l'abbiamo visto, insomma, in un modo o nell'altro il Giappone diventa una grandissima potenza industriale in pochissimo tempo, con l'intervento e la direzione dello Stato. Lo Stato foraggia le industrie, favorisce le industrie in ogni modo, dà tantissimi soldi alle industrie, la priorità è lo sviluppo industriale. Da dove derivano questi soldi? Dei soldi? Dalle tasse sui contadini. I contadini vengono maltrattati e tartassati, devono pagare sempre più tasse che servono all'industria, d'accordo? Che servono all'industria. La grande industrializzazione giapponese, c'è da dire però che avviene anche per il basso, grazie al basso, ai bassi salari. Cioè i salari degli operai delle industrie saranno sempre molto bassi, molto più bassi dei loro colleghi occidentali. Qui sta il trucco, capite, per cui in base al quale il Giappone riesce a industrializzarsi così velocemente. Gli operai lavorano moltissimo, molto più rispetto ai loro colleghi occidentali e vengono pagati pochissimo, molto meno rispetto ai loro colleghi occidentali. L'operaio giapponese lavora senza fermarsi, spesso senza avere neanche il riposo settimanale, si lavora 365 giorni all'anno o poco meno, con un orario di lavoro massacrante. Quindi anche questo, cioè la politica di enorme orario di lavoro prolungato e salari bassi che permette questa industrializzazione. Proprio mentre, ricordate, nei paesi occidentali gli operai, attraverso le organizzazioni sindacali o le riforme fatte dai governi, dagli stati, ottenevano diminuzione dell'orario di lavoro e aumento dei salari. E gli operai giapponesi non si ribellano, sono trattati in questo modo, non si ribellano. La cosa incredibile dell'industrializzazione giapponese è che il Giappone si trasforma completamente, totalmente, diventa un paese industriale esattamente come i paesi occidentali. Le scuole sono come nei paesi occidentali, si costruiscono le ferrovie, gli ascensori, tutto ciò che esiste ovviamente nei paesi occidentali, le centrali elettriche, qualunque cosa. Diventa un paese industriale esattamente come i paesi occidentali, ma incredibilmente mantenendo le strutture sociali tradizionali, mantenendo le strutture, mantenendo le strutture, mantenendo le strutture sociali, ma anche psicologiche tradizionali. Cioè, in tutti i paesi industrializzati si realizzano lotte sindacali, formazioni di sindacati e di partiti operai socialisti, l'abbiamo visto. Ci sono rivolte operaie, scioperi, manifestazioni, rivendicazioni dei sindacati e così via, il proletariato si ribella. In Giappone non avviene nulla di tutto questo. Gli operai non si ribellano, niente lotta per avere un maggiore salario, migliori condizioni di lavoro, niente agitazioni sindacali, niente scioperi, niente coesione da parte della classe proletaria, niente di niente. Cioè sembra incredibile, il Giappone si industrializza ma non succede nulla di quelli abbiamo visto negli avvenimenti, della dinamica che accompagna la crescita del proletariato nei paesi occidentali, perché la struttura sociale e psicologica tradizionale resta. La struttura sociale tradizionale è quella che prevede una gerarchia e l'obbedienza assoluta al capo. L'operaio giapponese pensa che la sua vita sia obbedire, d'accordo? Obbedire al superiore, fare il proprio dovere, fare quello che gli viene ordinato senza discutere e senza ribellarsi. Quindi l'asservimento feudale di tipo contadino incredibilmente resta
resta inalterato nonostante la trasformazione industriale. Può sembrare strano, ma è così. Una società obbediente, rispettosa della gerarchia, dove nessuno si ribella, gli operai lavorano in maniera massacrante, vengono pagati pochissimo, ma non si ribellano. Pochissime famiglie, l'abbiamo visto, diventano da proprietari terrieri che erano capitani di industria, famiglie diventano ricchissime, famiglie industriali e quindi il Giappone diventa un grandissimo paese industriale. L'industrializzazione viene, come abbiamo accennato, messa anche al servizio dell'esercito, cioè l'industrializzazione favorisce anche il militarismo, l'espansionismo giapponese. Diventata potenza industriale in pochissimi anni, il Giappone costruisce, mette a punto una serie di armi potentissime, tra cui soprattutto aerei modernissimi, ma anche navi, artiglieria sulle navi, quindi spese militari, perché il Giappone vuole invadere l'Asia, espandersi e diventare una potenza coloniale come i paesi occidentali. Li aveva imitati, diciamo, proprio bene, anche negli aspetti più discutibili, d'accordo? Il Parlamento, come in Germania, aveva solo un potere, aveva potere solo sulle materie economiche, poteva mettere il veto sulle leggi economiche, doveva approvare il bilancio, il Parlamento anche, esattamente come la classe operaia, non si ribella mai, tutti marciano dietro il proprio capo, il proprio imperatore divino. L'imperatore nomina un primo ministro che governerà a lungo, un po' come Bismarck, che si chiama Conte Kuroda Kiyotaka Satsuma, va bene, lasciamo perdere. L'espansionismo giapponese è il frutto dell'industrializzazione del Giappone, ma è anche necessario per portare avanti questa industrializzazione, perché il Giappone, come forse sapete, era privo, come privo ancora oggi, di materie prime, quindi trova conveniente invadere altri paesi per ottenere materie prime. La prima preda del Giappone è la Cina. Dell'espansionismo giapponese in realtà abbiamo già parlato, sia parlando della Cina e della dissoluzione dell'impero cinese, sia parlando della Russia, comunque lo ripetiamo. La Cina che è allo sfascio, verrà occupata, lo sapete, non proprio militarmente, ma divisa in zone di influenza, l'abbiamo già detto, tra Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Russia e appunto anche il Giappone. Il Giappone sconfigge la Cina nel 1895 e occupa la Corea, che attenzione adesso è indipendente, separata dalla Cina, ma all'epoca la Cina considerava la Corea territorio cinese. Il Giappone considera la Corea territorio giapponese, infatti la occupa, parteciperà poi subito dopo, abbiamo visto, alla spartizione della Cina paese che abbiamo visto cede, un paese arretrato dove ancora comandano con scandalosi privilegi questi letterati confuciani tradizionali che vincono dei concorsi imparando a memoria decine di migliaia di pagine di antichi testi confuciani, dove i mercanti non vengono aiutati in nessun modo, anche dall'ideologia dominante i mercanti vengono considerati pari a zero, dove ci sono pochissime industrie, pochissime manifatture, la Cina è preda del colonialismo occidentale e il Giappone vuole unirsi ai colonizzatori occidentali, invece di essere colonizzato e fare la fine della Cina, si unisce ai paesi occidentali nello spartirsi la Cina, paese appunto corrotto,
paese assolutamente allo sfascio, paese drogato dalla penetrazione dell'oppio operata dagli inglesi, vi ricordate? Le due guerre dell'oppio e così via. E quindi la successiva espansione del Giappone avviene nel 1904, e ne abbiamo già parlato in altre lezioni, con la guerra russo-giapponese. Questa volta l'obiettivo del Giappone è la Manciuria, che in buona parte è stata già occupata dalla Cina. Fa clamore e sorprende tutto il mondo il fatto che una potenza europea, o comunque una potenza tradizionale come la Russia, venga sconfitta per la prima volta nella storia in una guerra da una potenza non europea e non occidentale. La Russia perde drasticamente, in maniera netta, la guerra con il Giappone. Ricordate la battaglia navale fondamentale è quella di Tsushima, dove il mondo apprende con sorpresa l'esistenza della potenza giapponese. Abbiamo già visto che la guerra russo-giapponese è una delle guerre, come la guerra anglo-boera, come la guerra di secessione americana, che anticipa le guerre del Novecento e alcune caratteristiche delle guerre del Novecento, come la prima guerra mondiale, perché abbiamo già detto in qualche lezione passata che le navi della flotta russa vengono distrutte dall'artiglieria delle navi giapponesi che tira da chilometri di distanza. Le navi russe non vedono neanche le navi giapponesi che con i loro enormi cannoni colpiscono, affondano la flotta russa. Quindi questo anticipa le guerre del Novecento. La battaglia navale di Tsushima è impressionante perché, come sarà nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, in altre guerre, il fattore umano non conta più niente. Le macchine sono diventate così sofisticate che il nemico può colpire a distanza senza neanche che gli sconfitti, i russi, possano neanche vederlo il nemico. Non c'è un contatto umano, non c'è neanche un confronto visivo con il nemico. D'accordo? La flotta russa all'improvviso va in fiamme, i marinai si gettano in mare, muoiono negli incendi, tutte le navi russe sono in fiamme, sono distrutte. Questa è la battaglia di Tsushima, a grandissima potenza delle armi, d'accordo, delle armi giapponesi. Dopo la Corea e il Giappone si prende la Manciuria, dove costituisce uno stato fantoccio, e il Giappone continuerà a occupare ampie zone della Cina fino alla prima guerra mondiale e poi anche dopo la prima guerra mondiale, tra la prima e la seconda guerra mondiale. L'imperialismo e il colonialismo giapponese in Cina o in altri posti dell'Africa, scusate, in altri posti dell'Asia occupati dai giapponesi, sarà durissimo, di una crudeltà inaudita. Ci saranno anche episodi di cannibalismo. I cinesi vengono trattati male, vengono spesso sterminati. Vi saranno, questo nel seguito del Novecento, intere città grandi, importantissime, come Nanchino, in cui gli abitanti saranno sterminati. Circondata, conquistata la città di Nanchino, palazzo per palazzo, abitazione per abitazione, quartiere per quartiere, ogni giorno vengono violentati, uccisi, tutti, compresi donne e bambini, il famoso stupro di Nanchino, che dura per anni, d'accordo, il massacro di tutta la popolazione dell'enorme città di Nanchino in Cina. Quindi l'espansionismo giapponese in Cina e in altri posti dell'Asia sarà veramente crudele, terribile da parte del Giappone, che si macchierà di veri e propri crimini di guerra non inferiori a quelli dei nazisti. Naturalmente, come vedremo nelle lezioni dedicate
alla storia del Novecento e alla Seconda Guerra Mondiale, l'espansionismo giapponese in Cina o altrove si fermerà, sarà definitivamente sconfitto e non riprenderà mai più, con la sconfitta ad opera degli americani e degli statunitensi nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo un'altra nuova potenza, un altro paese molto importante che si affaccia in maniera prepotente all'interno della storia del Novecento. Credo, spero che abbiamo davvero concluso questo lungo ciclo di lezioni sugli stati-nazione. Abbiamo parlato anche di economia, abbiamo parlato del colonialismo, abbiamo parlato un po' di tutto quello che succede nel mondo tra il 1850 o 60 circa e il 1914. Ci sono degli aspetti però che dobbiamo trattare a parte nel successivo ciclo di lezioni, ovvero le trasformazioni economiche alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, la cosiddetta seconda rivoluzione industriale, che decorre parallela all'affermazione della società di massa, al consumo di massa, a un nuovo modo di usare il tempo libero, la società di massa, il tempo libero, le invenzioni e la formazione dei grandi partiti di massa, i partiti socialisti operai da una parte, i partiti cattolici di ispirazione cristiana, scusate, contadini, dall'altra. Dobbiamo parlare anche della Chiesa cattolica, anche dell'affermazione delle idee nazionaliste e razziste. Quindi ci sono altri aspetti da trattare, lo faremo prima di passare all'Italia dal 1861 al 1914, perché in questo ciclo di lezioni abbiamo parlato di tutti gli stati e potenze mondiali tranne l'Italia, che abbiamo scorporato. Torneremo indietro nel tempo nel prossimo ciclo di lezioni e parleremo dei problemi del Regno d'Italia, degli eventi, dei problemi, molti problemi del Regno d'Italia dal 1861 al 1914, e quindi poi dopo saremo pronti per trattare la prima guerra mondiale. Quindi finisce qui il ciclo di lezioni su gli stati-nazione e ci sarà poi il ciclo di lezioni sull'Italia, a parte l'unificazione italiana e il Regno d'Italia dal 1861 al 1914, prima ancora alcuni aspetti della società di massa. Insomma, sono talmente tanti cicli di lezioni nelle lezioni, le cose che bisogna ancora dire, che io stesso mi sto confondendo. In ogni caso abbiamo finito questo macro argomento, grazie.